Salute a tutti! Una volta che tornò dalla Sardegna, dove aveva indagato sul presunto omicidio della moglie di Salvatore Vinci, Barbarina Steri, il colonnello Nunziato Torrisi tornò a Firenze a indagare sul doppio fronte dei delitti del mostro e del delitto di Signa. Riguardo i delitti del mostro, c'è da dire che dal 1 novembre 1984 era stato disposto un pedinamento saltuario di Salvatore Vinci, allo scopo di scoprire i suoi aspetti perversi, e di scoperte ne erano state fatte. Riguardo invece il delitto di Signa, che sostanzialmente il delitto di Signa era assolutamente indispensabile dimostrare che Salvatore Vinci c'entrava qualcosa, perché altrimenti non sarebbe tornato il discorso della pistola. Appunto, l'idea era quella che Salvatore Vinci avesse partecipato al delitto del 68 e poi avesse tenuto la pistola e avesse ucciso in seguito. Su questo fronte si andò a interpellare Natale Mele, precisamente il 26 febbraio dell'85. Ecco, il ragazzo era dal 7 settembre 82 che non veniva sentito. Ricordo che lui era stato sentito nell'immediatezza della scoperta del legame tra il delitto di Signa e i successivi, assieme agli altri suoi familiari. Poi il 7 settembre dell'82 era stato recuperato ancora su richiesta del padre. Il padre, che aveva accusato Francesco Vinci, e verso i primi di settembre dell'82 era stato sentito di nuovo perché c'era qualcosa che non tornava. Cioè sì, all'inizio lui aveva detto è Francesco Vinci che ha ucciso mia moglie, poi erano state fatte delle indagini, ma insomma qualcosa non tornava, e per cui gli inquirenti andarono a interrogarlo di nuovo. Lui pretese di parlare prima con il figlio, prima di rispondere. È chiaro che si capì subito che il suo scopo era quello di concordare una versione per non essere smentito dal figlio. Però gli inquirenti lo lasciarono fare e dopo questo colloquio raccontò la sua verità, e Natalino disse invece la sua, che era quella praticamente concordata con i familiari nel mese di agosto. Quella cioè di essere stato accompagnato da un personaggio sconosciuto, che lui non ricordava chi fosse. Ecco, questo fatto, cioè il fatto che Natale avesse tirato in ballo questo personaggio sconosciuto, fece pensare a Rotella che questo personaggio sarebbe anche potuto essere Salvatore Vinci. Si legge nella sua sentenza. Lo stesso Natalino nel 1982 avalla il convincimento che una persona diversa dal padre, o comunque insieme al padre, lo abbia accompagnato, e precisamente nel verbale del 7 settembre, subito dopo averlo reincontrato in caserma a Firenze e aver parlato con lui. È evidente la speranza di Rotella che questo personaggio sconosciuto tirato in ballo da Natalino potesse diventare Salvatore Vinci. Allora, di quel 26 febbraio 85 io non ho il verbale, ma diciamo c'è un resoconto dei risultati nelle pagine perdute, chiamiamole perdute, del rapporto Torrisi trascritto, che sono emerse recentemente nella versione scannerizzata resa disponibile dall'avvocato Viere Adriani, precisamente alle pagine 116-117. Ecco, Natalino venne interrogato, ma venne anche sottoposto a un esperimento, cioè venne portato sul posto del delitto la sera e invitato a rifare il percorso fino alla casa del De Felice. Allora, leggiamo nel rapporto Torrisi. Natalino disse di essere uscito dal finestrino della macchina, e leggiamo nel rapporto Torrisi: a questo punto egli si sente chiamare da una voce amica e ode dei rumori fra le canne, provenienti dal margine del torrente, e lungo la strada qualcuno gli dice di dire che il babbo è ammalato a letto. Lo stesso pensa che questo sia suo padre, e così la voce amica che prima lo ha chiamato, anche se non è sicuro, ma di essere certo comunque che ci sia stato qualcuno che ha fatto rumore oltre a suo padre. Ecco, come si vede, questa figura
che ai tempi del bambino piccolo non era emersa, cioè di qualcuno che lo avrebbe accompagnato o assieme a suo padre o in alternativa a suo padre, comincia ad emergere questa figura che naturalmente si sperava potesse diventare Salvatore Vinci. In effetti Natalino aveva parlato di un Salvatore fra le canne quando era bambino, ne aveva parlato, però ne aveva parlato in che modo? Cerchiamo di capire come ne aveva parlato. Leggiamo le dichiarazioni del maresciallo Gaetano Ferrero al processo Mele del 70. Ricordo chi era il maresciallo Ferrero. Il maresciallo Ferrero era il comandante della stazione dei carabinieri di Lastra a Signa, che qualche giorno dopo il delitto fece il viaggio dal posto dove era l'auto del delitto fino alla casa delle Felice assieme a Natalino, cercando di convincerlo a dire la verità. Natalino, ricordo che aveva detto di aver fatto il viaggio da solo. Il maresciallo Ferrero gli fece dire di essere stato accompagnato dal padre, cioè gli fece dire, io penso che quella fosse la verità. Natalino ammise di essere stato accompagnato dal padre, una versione che sarebbe rimasta tal quale fino al processo. Allora, sentiamo cosa disse al processo il maresciallo Ferrero. Pensando che il bambino dovesse necessariamente saper qualcosa e per toglierlo da un ambiente che ritenevo interessato, lo feci ricoverare nell'Istituto Vittorio Veneto, che fu indicato dagli stessi familiari, e parlai con il direttore perché mi tenesse informato ove il ragazzo avesse detto qualcosa. Ricordo che per un mesetto circa Natalino rimase con gli zii e poi, appunto, il maresciallo Ferrero lo fece ricoverare in questo istituto. Dopo qualche giorno il direttore mi telefonò e allora mi recai all'istituto ove interrogai il bambino che con mezze parole, data anche l'età, disse che quella notte si era svegliato ai primi spari e aveva visto la mamma immobile e lo zio, cioè lo Bianco, gli aveva detto «La mamma è morta, ci hanno sparato» e poi anche lui si era addormentato. Il bambino aggiunse di essere sceso dall'auto e di aver visto fra le canne Salvatore. Ecco quello che i Torrisi, Rotella e Izzo, anche il PM Izzo, speravano di farsi dire da Natale ragazzo. Speravano di far venire fuori questa figura di Salvatore fra le canne, Salvatore Vinci naturalmente. Però in quell'occasione, nella deposizione al processo del 70, il maresciallo Ferrero aveva aggiunto qualcosa. Interrogai altre volte il bambino, che in seguito fece il nome di uno zio Piero come autore del delitto, abbandonando la versione sul Salvatore. Ma ancora meglio, ancora di più, nel verbale del 21 aprile 69 ricordo che Natalino, bambino, era stato interrogato dal giudice Antonio Spremolla, giudice istruttore Antonio Spremolla, 3 volte tra aprile e maggio 69. In questo primo interrogatorio del 21 aprile 1969, cosa aveva detto Natalino? Si legge nel verbale. Prima di allontanarsi, rinnovata la domanda se lo zio Piero gli abbia detto di non dire qualcosa, il bambino dice: mi disse di avere visto Salvatore fra le canne. Allora appare chiaro che questo Salvatore fra le canne non fu visto da Natalino, ma fu lo zio Piero Mucciarini, che gli disse di averlo visto, praticamente gli disse di dire di averlo visto. Però Rotella e Torrisi non si scoraggiarono e cercarono di far concretizzare questa figura di Salvatore fra le canne. In loro, diciamo che si era affermata l'idea che il bambino non fosse stato accompagnato dal padre, o comunque non soltanto dal padre, ma anche da Salvatore Vinci. Successivamente venne interpellata un'altra figura importante per Salvatore Vinci, la moglie Rosina Massa. Ricordo che Salvatore Vinci, vedovo, era quasi subito emigrato in Toscana, aveva avuto la sua relazione con Barbara Locci, poi nel 62 si era sposato con Rosina Massa, dalla quale aveva avuto 3 figli. Nell'80, dopo alterne vicende, Rosina Massa lo aveva abbandonato, era scappata insieme a un suo dipendente, portandosi dietro i 2 figli più grandi, era emigrata a Trieste.
Allora, il 15 e il 16 aprile del 1985 la donna venne interrogata da Torrisi. Allora, nel rapporto Torrisi c'è tutta una serie di rivelazioni della donna sulla personalità del marito che l'aveva sottoposta, aveva messa, diciamo, in situazioni vergognose, diciamo, di vergogna. Leggiamone qualcuna. Ecco, sono dichiarazioni un po' forti, insomma, un po' da adulti. La donna dichiarò, tra l'altro, di aver ospitato nella sua abitazione, in occasione del loro anniversario di matrimonio, una coppia di conoscenti e di aver sorpreso durante la notte il marito a letto con i due. Di essersi svegliata una notte all'improvviso rimanendo stupita perché si trovava a letto con loro l'amico Saverio B., con il quale Salvatore ha preteso lei avesse un rapporto sessuale, spiegando che la cosa è molto praticata in Firenze, che non vi è nulla di male e che lui stesso ha avuto già un rapporto a 3 con l'amico e la moglie. Che i rapporti sessuali con quella coppia sono divenuti a 4 e che poi i 2 uomini hanno cominciato ad avere rapporti di coito anale in loro presenza. Di aver dovuto congiungersi carnalmente con altri uomini conosciuti occasionalmente e portati in casa da Salvatore con molta frequenza. Di essere stata condotta di sera molto spesso alle cascine, ove il marito, dopo aver adescato gli uomini, li fa congiungere con lei in sua presenza, per avere anche lui, subito dopo, il suo rapporto sessuale. Di essere stata frequentemente aggredita e picchiata tutte le volte che tenta di sottrarsi a questa vita impossibile, senza riuscirvi. Di essere stata minacciata in una circostanza con un seghetto poggiato al collo, mentre è a letto al buio, e di essersi ricordata delle parole pronunciate dal marito in quella circostanza. Non lo ripetere la terza volta, perché tu sei mia e io faccio di te quello che voglio, e ricorda che io quando faccio una cosa la faccio pulita. E insomma, queste rivelazioni della donna fecero aumentare, diciamo così, la sospettosità di Salvatore Vinci agli occhi di Torrisi, naturalmente, no? Per la sua depravazione sessuale, ma anche per questo episodio di violenza che, praticamente Vinci aveva minacciato la donna di ucciderla, secondo Torrisi. Ed ecco le sue considerazioni. Da questi 2 interrogatori emerge in tutta la sua intierezza la vera personalità dell'individuo, soprattutto sotto il profilo sessuale, sino ad ora rimasto del tutto sconosciuto e che nessun altro, meglio della moglie, avrebbe potuto descrivere così fedelmente. Un dato emerge in modo inconfutabile, e cioè che Vinci Salvatore è un omosessuale, che tiene indifferentemente rapporti sessuali con uomini e donne, e per lui la donna serve per adescare gli uomini, e se questa si rifiuta subentrano le minacce e le violenze per indurla ai suoi voleri. Il sesso quindi è l'elemento che predomina nella personalità deviante del Vinci Salvatore. Il sesso, come lui spesso dirà durante le sue conversazioni telefoniche, è tutto per lui. Siamo quindi di fronte a un pervertito sessuale estremamente violento e pericoloso. Ma allora, qui bisogna domandarsi se questo quadro di perversione di Salvatore Vinci è compatibile con l'idea del personaggio che va a uccidere le coppie di ragazzi nel Fiorentino, insomma le coppie uccise dal mostro. Beh, cominciamo a dire sulla ipotesi di Torrisi della vendetta trasversale, cioè Salvatore Vinci che si sarebbe vendicato delle donne che aveva avuto per la gelosia verso queste donne, si sarebbe vendicato sulle coppie dei fidanzati nel Fiorentino, e questa qui regge davvero poco, perché Salvatore Vinci non sembrava affatto un personaggio geloso, cioè non aveva niente del personaggio geloso, vendicativo nei confronti delle donne che lo rifiutavano. Lui, le donne, appunto lo dice lo stesso Torrisi, che lo considera un omosessuale che usava le donne per adescare altri uomini. Ora, questo non so se sia proprio così, insomma, come minimo era bisessuale, cioè non so se si può considerare omosessuale e basta. Però, insomma, le donne le metteva in comune con gli altri uomini, le sue donne, le faceva congiungere con altri uomini. Cosa c'è di comportamento geloso in questo? È difficile capirlo. Cioè, Salvatore Vinci non pareva proprio un personaggio geloso.
Ma poi lasciamo perdere questo aspetto della vendetta per gelosia. Pensiamo che il mostro uccideva per una perversione sessuale che però non sembra appartenere a un personaggio come Salvatore Vinci. Cioè, Salvatore Vinci aveva tutto l'interesse che le donne fossero vive, insomma, non fossero, cioè, il mostro andava lì, sparava senza avere nessuna interazione con le sue vittime, tagliava quello che doveva tagliare e se ne andava via. Cioè un comportamento come correttamente aveva evidenziato De Fazio nella sua perizia, più da qualcuno che aveva problemi nella sfera del sesso, cioè un iposessuato che da un ipersessuato, come era invece Salvatore Vinci. Il 19 aprile continuarono le indagini su questi aspetti della personalità di Salvatore Vinci. Torrisi andò a interrogare un suo ex dipendente, che era stato dipendente dal 78 all'83, Spartaco Casini, che gli confermò le abitudini sessuali anomale, per quanto ne sapeva lui, per quanto aveva potuto vedere lui, di Salvatore, e gli svelò due particolari che, non so io, giudicate voi di quale importanza. Allora, raccontò di aver notato che il Vinci è molto attaccato a un coltello con lama monotagliente a punta, della lunghezza di centimetri 10 circa, con il manico in osso di color marrone chiaro, dalla forma ricurva all'estremità, che ha visto spesso affilare a una mola. Sarà stato il coltello con il quale il mostro finiva le sue vittime e poi magari tagliava, ma... E questa però è una cosa ancora più interessante, di non averlo mai visto in possesso di armi da fuoco, ma di averlo notato sparare bene e colpire il bersaglio durante le esercitazioni alle giostre. Allora, perché io ho letto questa cosa delle esercitazioni alle giostre? Per far capire qual era il livello di convinzione di Torrisi sulla colpevolezza di Salvatore Vinci. Cioè tutto questo rapporto sostanzialmente è viziato a mio parere, è viziato da una convinzione di fondo, a prescindere, che Salvatore Vinci era colpevole. Per cui si va anche a vedere la sua bravura a sparare ai bersagli delle giostre come un indizio del fatto che potesse essere il mostro di Firenze. Mi sembra una cosa un po' assurda. Il 26 e 27 aprile, non si sa bene se è il 26 o il 27, ebbero inizio le intercettazioni telefoniche sulle due utenze intestate a Salvatore Vinci, si presume quella del lavoro e quella di casa. Leggiamo i risultati di queste intercettazioni nel rapporto Torrisi sempre. Ciò che si ha modo di acquisire attraverso questa prima fase di intercettazioni in cui il Vinci Salvatore dimostra di non sospettare nulla è un quadro di perversione sessuale ben delineato, in cui alle esperte pennellate dei testi Massarosina e Piriniada si aggiungono soprattutto le sue, con le frequentissime digressioni sul sesso, condite da un frasario molto singolare e raffinato, per cui l'opera dell'artista appare ben delineata. È sempre il Vinci a condurre la conversazione, anche di fronte a interlocutori più colti di lui, e gli altri rimangono ad ascoltare, ad annuire come se fossero plagiati da una persona così suadente e persuasiva, dalla personalità dominante. E sono gli amici e anche le amiche che lo cercano frequentemente, come in un rapporto tra insegnante e allievi, perché effettivamente nel settore sessuale egli ha conseguito negli anni la sua specializzazione. Insomma, si ha un po' la sensazione che il colonnello Torrisi fosse rimasto come ammaliato dalla personalità di questo Salvatore Vinci alla quale lui evidentemente non era abituato. Io non lo so, non ho esperienza in questo settore, però io immagino che ci siano persone che praticano, non so, lo scambio di coppie, cioè non mi pare che questi comportamenti fossero così fuori dalla norma, magari diciamo di livello elevato, ma comunque comportamenti che anche altre persone hanno.
incrementare l'idea di perversione che Torrisi aveva del personaggio, ci pensò la prima convivente di Salvatore Vinci, Ada Pierini. Ada Pierini era stata portata a casa da Salvatore Vinci dopo la fuga della moglie. La moglie era scappata il 7 luglio dell'80, ricordo, era scappata con un suo dipendente, era andata a Trieste portandosi dietro 2 figli. Salvatore Vinci aveva conosciuto l'anno prima, nel 79, in una discoteca, questa Ada Pierini e a ottobre dell'80 l'aveva portata a convivere, l'aveva portata in casa sua. La donna era stata in casa fino al settembre dell'83, poi c'era stata una lite tra di loro, non si capisce bene cosa era successo, ma insomma Salvatore Vinci l'aveva mandata via e al suo posto era entrata Antonietta D'Onofrio, che sembra di capire non fosse una convivente fissa, ma andasse lì fine settimana, insomma, saltuariamente. Il 23 aprile 1985, attenzione, nel rapporto Torrisi c'è scritto 1986, ma è sbagliato, si capisce che è 1985. Ada Pierini venne interrogata. La donna manifestò astio nei confronti di Salvatore, poi vedremo che ci sarebbero state, lo vedremo in futuro però, ci sarebbero state delle azioni di vendetta da parte di lei e nei racconti che fece fu molto dura nei confronti delle abitudini sessuali di Salvatore, però disse poco di quello che riguardava lei, cioè raccontò poco della sua partecipazione. Leggiamo alcune dichiarazioni riportate da Torrisi. Dichiarò che dopo un breve periodo di armonia in cui egli, Salvatore, ha mostrato solo una grande carica sessuale, le ha fatto capire di desiderare vedere lei congiungersi con altri uomini, possederla mentre un altro si congiunge con lui per via anale e infine prenderlo in bocca, ossia ciucciarlo. Di essere stata condotta in una circostanza nei pressi del motel Agip del casello autostradale di Firenze Nord per tentare, senza riuscirvi, di farla accoppiare con un uomo. Che durante un tentativo di palpeggiamento, mentre si trova al cinema a luci rosse Arlecchino da parte di uno sconosciuto, il Vinci, seduto a distanza, alle sue rimostranze ha risposto di lasciarlo stare. Di aver saputo da Salvatore che in una circostanza, mentre lui guidava all'Alfetta in autostrada, la moglie si congiungeva carnalmente con un altro uomo sul sedile posteriore. Di avergli visto usare un vibratore che ha introdotto tutto nel suo ano dopo averlo lubrificato col sapone. Di avergli visto usare un'altra volta allo stesso modo del vibratore un grosso cetriolo che gli si è rotto dentro e un'altra anche uno zucchino avvolto in un preservativo. Ecco, c'è Torrisi che veramente è molto esplicito nella descrizione di questi particolari. Io li leggo perché insomma è cronaca questa, è storia ormai. Di essersi allontanata da casa anche su invito categorico del Salvatore, cioè praticamente Salvatore la mandò via di casa, a seguito di una lite. Sentiamo le considerazioni di Torrisi. La descrizione che Pierini Ada rende è quella di un quadro allucinante, sin dove possa giungere la depravazione sessuale umana, che solo in una mente così fertile di inventiva come quella del Vinci Salvatore può albergare, e determinate iniziative di così aberranti deviazioni sessuali possono solo da lui essere disinvoltamente attuate. E io metto l'accento ancora una volta sulla difficoltà di conciliare questo quadro così esuberante di attività sessuale di Salvatore Vinci con i delitti del mostro di Firenze. A me pare che la conciliazione sia molto molto difficile. Lasciamo perdere per un momento le donne di Salvatore Vinci per andare a incontrare ancora una volta Stefano Mele. Allora, Stefano Mele era stato interpellato ai primi di agosto dell'84, subito dopo il delitto di Vicchio. Ricordo che era stato interrogato da Rotella assieme a Francesco Flerii, il PM della Procura, e Francesco Flerii aveva dichiarato che quella era l'ultima volta che la Procura avrebbe sentito Stefano Mele, lo avrebbe sentito per non sentirlo mai più.
era una strada che per la procura era da chiudere, però Rotella sappiamo che aveva continuato. Ecco, in quell'occasione Stefano Mele aveva continuato ad accusare il fratello e il cognato e non aveva accusato né Salvatore Vinci né il fratello Francesco. Mele aveva smesso di accusare Francesco Vinci, ricordo, nel gennaio dell'84, quando poi c'era stata la storia del biglietto e aveva accusato il fratello e il cognato. Ecco, lui delle sue precedenti accuse a Francesco Vinci aveva detto che l'aveva fatto per vendetta, per astio, ma che Francesco Vinci in effetti con il delitto della moglie non c'entrava niente. Ecco, ci sarebbero stati in quel momento, dopo questa ammissione, tutti i presupposti per denunciare Stefano Mele per calunnia. Perché quello che aveva detto prima su Francesco Vinci era falso. Francesco Vinci era andato in carcere, c'erano gli estremi per una denuncia per calunnia. Però è una carta che i suoi interlocutori, gli inquirenti, evidentemente vollero tenersi in tasca, perché non sembra che ci fu una denuncia per calunnia. Una carta che decisero di giocare proprio in quella primavera dell'85. Infatti il 30 maggio 85 Rotella, Izzo e Torrisi andarono a interrogarlo portandosi dietro questa denuncia per calunnia. Lo stesso Torrisi lo riconosce, lo leggiamo nel suo rapporto. Le contestazioni mosse al Mele, sicuramente indispensabili, di calunnia contro Vinci Francesco, hanno il pregio di fargli sciogliere la lingua su particolari e circostanze inedite che ricalcano fedelmente la presente ipotesi di lavoro. Cioè, insomma, Torrisi sta dicendo che questa minaccia di denuncia per calunnia, che avrebbe portato Mele in carcere, attenzione, è una denuncia grave, è un reato grave la calunnia, no? Francesco Vinci era stato in carcere per tanto tempo per questo motivo. Ebbero il pregio di fargli sciogliere la lingua. Allora sì, in effetti abbiamo visto già in altre occasioni, Rotella lo continua a sostenere nella sua sentenza che Stefano Mele aveva molta paura di tornare in carcere, ce l'aveva avuta già nel 68, quando si capiva che lui in carcere non ci andava volentieri, ma poi nell'82, quando era tornato ad essere interrogato per la questione della pistola che sappiamo, aveva preteso assicurazioni che lui non sarebbe stato processato più per il delitto della moglie e che non sarebbe più tornato in carcere. E altre volte pretese sempre questa assicurazione. Per cui si può immaginare che quando i tre Rotella, Izzo e Torrisi andarono da lui in tasca questa denuncia per calunnia, si sarà preso un grande spavento. E per cui diciamo che questo spavento potrebbe essere stato alla base delle sue dichiarazioni. Allora, Mele fu sicuramente messo di fronte alle nuove rivelazioni sulla depravazione di Salvatore Vinci e gli fu chiesto: ma insomma tu non sapevi niente di questo modo, di queste abitudini di Salvatore Vinci? E Mele raccontò quello che non aveva mai raccontato. Leggiamo dal rapporto Torrisi. Dall'interrogatorio del 30 maggio 85 viene fuori anche un particolare del tutto nuovo sino ad ora, e cioè che fra Salvatore Vinci, Stefano Mele e la Barbara Locci, i quali dormono nello stesso letto, sono intercorsi rapporti particolari, e quel che è più sconcertante è il fatto che i due uomini invertano reciprocamente fra loro le parti dell'uomo e della donna, avendo rapporto di coito anale anche in presenza della donna. Mele non aveva mai parlato di questa sua partecipazione ai giochi erotici di Salvatore. Io immagino che se ne sarà vergognato moltissimo, soprattutto nei confronti dei suoi familiari, delle sue sorelle, del fratello. Cioè, diciamo che l'ambiente nel quale Mele viveva era un ambiente di mentalità, diciamo, non molto aperta, no? Di mentalità ristretta. Io credo che lui si sarà vergognato tantissimo e si era tenuto dentro questo segreto per tutto questo tempo. Perché lo svelò in quell'occasione? Perché non sapeva cosa dire, cioè doveva raschiare il fondo del barile di fronte a questa minaccia di essere messo in galera
e tirò fuori questo qualcosa che non aveva ancora detto. Io penso che le cose siano andate così. Riguardo invece il fronte Salvatore Vinci, autore del delitto di Signa, i suoi interlocutori non è che ricavarono molto. Loro naturalmente di questa confessione di Mele, di questi rapporti sessuali ai quali aveva partecipato, non è che poi alla fine interessasse molto, no? Gli interessavano eventuali accuse contro Salvatore, e su quel fronte Mele non disse molto, anzi. Praticamente non disse nulla, disse di aver, dopo il delitto di Vicchio, di aver detto a un'ispettrice che era andata a interrogarlo, una certa Valeria, di andare a cercare la pistola a casa di Salvatore Vinci, al quale lui l'avrebbe data dopo il delitto. Sarà stata una di quelle sue ammissioni un po' tentennanti che non fu nemmeno creduta, perché poi si andò a verificare effettivamente questa ispettrice venne rintracciata e disse sì che Mele aveva detto questo qualcosa, ma probabilmente l'aveva detto in un modo che non molto convincente, cioè in sostanza aveva come recuperato la sua confessione del 23 agosto 1968, quando aveva detto di essere stato accompagnato sul posto da Salvatore Vinci, che gli aveva dato la pistola, e poi in seconda battuta, prima aveva detto di averla lasciata sul posto, in seconda battuta aveva detto di avergliela data, restituita. La leggiamo nella sentenza Rotella. Al termine il PM ne ha richiesto la cattura, disposta ed eseguita, ma in seguito non si è spostato dalla posizione assunta, che non è di chiara, decisa ed esclusiva accusa contro Salvatore Vinci, a differenza che in passato, sembrando piuttosto preoccupato dell'Inquisizione. Insomma, quello che sta dicendo Rotella è che che Stefano Mele aveva detto qualcosa contro Salvatore Vinci, ma non chiaramente, piuttosto era preoccupato di tornare in carcere. Questo è quello che dice Rotella. Mele venne lasciato qualche giorno così a bollire e il 4 di giugno venne interrogato di nuovo. Andarono ancora i soliti tre, il solito trio che tornò all'attacco, e Mele raccontò diverse altre cose della tresca di Salvatore, che l'aveva accompagnato alle cascine, era andato con la moglie, insomma lui era con il bambino in macchina ad aspettarlo, raccontò un po' di cose, ma non disse cose molto convincenti sul fronte colpevolezza di Salvatore Vinci nel delitto. Dal rapporto Torrisi leggiamo: il Mele passa direttamente a descrivere la dinamica del delitto nella sua fase esecutiva, saltando la fase organizzativa e in particolare i termini dell'accordo con i complici, diventando titubante, volutamente impreciso e insicuro, e trincerandosi dietro i non ricordo, finché alla fine sbotta: non voglio più rispondere, sono stanco. Ci ripenserò per almeno 8 giorni, poi si vedrà se debbo riprendere o meno il dialogo. Ma allora, e qui bisogna chiedersi, ma questo Mele titubante, impreciso e insicuro, era così perché non voleva parlare o perché non sapeva cosa dire? Perché non sapeva, diciamo su due piedi, mettere su una versione credibile che i suoi interlocutori potessero accettare, della quale ci fosse dentro Salvatore Vinci in sostanza, no? Forse Mele era insicuro, era titubante perché non riusciva a mettere in piedi questa versione. Allora, facciamo una piccola digressione andando a leggere un trafiletto del libro Dolci colline di sangue di Mario Spezzi. Ecco, questo libro, che ha avuto un grande successo, ha così propalato una versione del comportamento di Stefano Mele che molta gente considera valida. Leggiamo. Ma soprattutto, ecco, Spezzi qui sta descrivendo proprio questa situazione, questo momento in cui Mele tira fuori, praticamente mette sul piatto Salvatore Vinci ai suoi interlocutori. Ma soprattutto consegnò a Rotella la chiave del mistero del 68, la sua vergogna. La vergogna che si sapesse che aveva avuto rapporti omosessuali con Salvatore Vinci. Di fronte ai tradimenti della moglie non si era limitato a sopportare e a chiudere tutti e due gli occhi, aveva partecipato. Salvatore Vinci aveva coinvolto anche lui nei loro affollati giochi erotici, anche omosessuali,
Questa era la ragione più forte dell'odio, della paura della prigione e anche del sacrificio degli affetti familiari per cui Stefano non aveva potuto accusare Salvatore Vinci. Cioè l'idea di Mario Spezzi, che aveva scritto il suo libro sulla base del rapporto Torrisi. Ricordo che il colonnello Torrisi è il personaggio che nel libro viene descritto, quel personaggio misterioso che era andato a trovare Mario Spezzi, mi sembra insieme alla regista che è parte del libro anche lei. Insomma, questo personaggio misterioso era il colonnello Torrisi. E l'idea appunto che Spezzi propalò era quella di un Stefano Mele che aveva taciuto sulla colpevolezza di Salvatore Vinci per paura che uscissero fuori questi rapporti omosessuali che aveva avuto. Però è una versione che non regge. Perché? Salvatore Vinci era stato il primo degli accusati di Stefano Mele il 23 agosto 1968. Ma allora, quando lo aveva accusato nel 68, non aveva paura che tirandolo dentro sarebbero emersi questi rapporti omosessuali? Io penso che questo pericolo c'era, per cui averlo tirato in ballo già nel 68 smentisce questa versione. Ma questa versione è smentita anche adesso. Il 4 giugno, ancora, dopo che già il 30 maggio il Mele aveva raccontato di questi rapporti omosessuali, e il 4 giugno ancora non si decise ad accusare Salvatore Vinci. A quel punto lì ormai aveva confessato questi rapporti omosessuali, non poteva più essere questa la ragione di tacere sulla partecipazione di Salvatore Vinci al delitto. Allora, abbiamo visto che Mele aveva chiesto 8 giorni. Negli 8 giorni di cella successivi, Mele rifletté a lungo. Probabilmente rifletté su quello che gli conveniva dire, su quello che i suoi interlocutori si aspettavano che lui dicesse, e cercò di preparare una versione che in qualche modo stesse in piedi. E in effetti, quando poi andarono a risentirlo, vediamo quello che Mele disse. Ecco, lo leggiamo sempre nel rapporto Torrisi. Il 12 giugno 1985, allo scadere puntuale degli 8 giorni, il Mele Stefano, che è ottenuto tramite il suo avvocato di essere interrogato dal giudice istruttore in presenza del PM, afferma di voler dire le cose come stanno e come le ricorda. Egli chiarisce che a mettersi d'accordo per uccidere sua moglie con l'amante, fosse il Lobianco o altri, sono il Vinci Salvatore, suo fratello Giovanni e lui. Ecco finalmente che assieme al fratello Giovanni e a Mucciarini e a Chiaramonti entra anche Salvatore. Egli sostiene di aver dato 400.000 lire per comprare la pistola. Attenzione, questo è un passaggio fondamentale per la risoluzione del giallo. Di aver dato 400.000 lire per comprare la pistola, di non sapere se ce l'avesse da prima o l'abbia comprata, che suo fratello non è a conoscenza che lui ha dato quattrini a Salvatore per comprare la pistola. Ecco qua. La risoluzione, a mio parere, del giallo di Signa sta tutta qui. Poi la vedremo più avanti, però cominciamo già a pensare, a riflettere su questo fatto. A giugno del 68 Stefano Mele era andato a Prato a incassare un rimborso dall'assicurazione derivante dall'incidente che aveva avuto nel febbraio di quell'anno con Francesco Vinci, cioè lui era sulla Lambretta di Francesco Vinci, faceva il passeggero, una macchina gli era andata addosso probabilmente, una macchina che aveva avuto la colpa. Lui si era rotto una gamba e era stato in ospedale. Francesco Vinci non aveva la patente, era subentrato Salvatore che aveva fatto finta di essere stato lui alla guida di questa Lambretta, e così Stefano Mele aveva potuto incassare il suo rimborso a giugno di quell'anno, del 68, era andato a Prato insieme a Mucciarini e aveva riscosso 480.000 lire. Queste 480.000 lire erano sparite poi. Allora non è che erano sparite tutte. 50.000 lire le indagini dei carabinieri avevano appurato che erano state utilizzate per saldare un debito con un bottegaio, un esercente di generi alimentari. Nel borsello della Locci c'erano 25.000 lire, per cui si presume che 1.000 lire più, 1.000 lire meno, qualcosa avrà speso
erano le 30.000 lire che arrivavano alle 80, 50 più 30, 80.000 lire, mancavano 400.000 lire e il Matassino, che è quello che aveva fatto il rapporto, aveva scritto che probabilmente la sparizione di queste 400.000 lire ad opera di Barbara Locci era stato il motivo, la goccia, diciamo così, che aveva fatto traboccare il vaso per indurre Mele ad uccidere, al marito ad uccidere. 400.000 lire. Ora, a distanza di quasi 20 anni, Mele parla di una pistola comprata per 400.000 lire. Vedremo più avanti cosa ci poteva essere dietro questa storia. Proseguiamo con il rapporto Torrisi. I compiti distribuiti da Salvatore prevedono per lui, Mele, di prendere la pistola all'ultimo momento, perché gli restino sulla mano i residui della polvere da sparo, rilevabili con il guanto di paraffina, e così loro se ne sarebbero lavati le mani, e che la decisione di chi sparare per primo è stata rinviata sul posto. Egli prosegue affermando che la sera del 21, visto uscire la moglie con il figlio e lo bianco, è uscito anche lui, trovando 2 autovetture ad attendere, quella di Marcello e l'altra di Salvatore, senza essere in grado di ricordarsi su quale è salito. E gli passa a precisare che le persone, le quali hanno partecipato al delitto, sono Vinci Salvatore, suo fratello Mele Giovanni, Mucciarini Piero, Chiaramonte Marcello. Intuito che i 2 sono al cinema, uno di loro entra dentro per accertarsene, poi, dopo aver atteso la loro uscita, li seguono sino al luogo del delitto. Quindi, bloccate le autovetture poco distanti, all'altezza di un cimitero, scendono in 5 e ognuno esegue il compito affidatogli. Uno rimane a guardia degli automezzi, un altro si ferma al ponte, mentre avanti va Salvatore, poi Giovanni e quindi lui. Egli precisa che a sparare per primo è Salvatore, poi Giovanni e quindi lui, però in aria per non colpire il bambino. Nel mentre si avvicina Piero e lui rimette a posto le gambe dello bianco, proprio nel momento in cui il bambino riconosce lo zio Piero e anche lui, il padre. Il Mele sostiene di aver preso il bambino accompagnandolo in quella casa, mentre gli altri si allontanano in fretta e si ricorda che la pistola è stata presa da Salvatore da una borsa e non è più in grado di indicare a chi sia rimasta e se lui l'abbia messa a terra o l'abbia consegnata a qualcuno. Allora, con queste dichiarazioni, Mele voleva uscire dal carcere, evidentemente, no? Sperava di uscire dal carcere, cioè aveva pensato in quegli 8 giorni, aveva dato ai suoi interlocutori quello che i suoi interlocutori volevano che gli desse, però non gli aveva dato tutto, cioè ancora non aveva detto che ad accompagnare Natalino era stato Salvatore, cioè continuava a dire che era stato lui. E così diciamo che Stefano Mele era stato messo in questa caserma dei carabinieri, non era stato arrestato, non era stato messo in carcere. Quel 30 maggio era stato messo nella caserma dei carabinieri di Palazzo Pitti, nella cella di sicurezza. Era una situazione un po' così, diciamo, provvisoria. È come se i suoi interlocutori gli avessero detto: sei qui, hai 2 porte, la porta della libertà, la porta del carcere. Scegli tu dove andare. E lui quel 12 giugno, no, quel 12 mi sembra, quel 12 giugno si aspettava di imboccare la porta della libertà, però non era ancora il momento. I suoi interlocutori lo coinvolsero in un sopralluogo il 19 giugno, una settimana dopo, un sopralluogo sul luogo del delitto. Gli fecero fare la strada praticamente dal luogo del delitto fino alla casa del De Felice, l'accompagnamento del bambino, sperando di farsi dire che ad accompagnare il bambino era stato Salvatore Vinci e non lui. In effetti, in quella circostanza, Stefano Mele non fu molto capace di rifare la strada, fu molto incerto, in certi punti dovettero dirgli dove andare. Ora è possibile che dopo tutto quel tempo, dopo quasi 20 anni, insomma, l'uomo non fosse così, non si ricordasse così bene la strada di quella sera. Ma i suoi interlocutori pensarono invece che non se la ricordava perché non era stato lui ad accompagnare Natalino. E siccome volevano farselo dire, giorno dopo, il 20 di giugno, invece della porta della libertà, gli fecero imboccare la porta del carcere e lo mandarono ad Arezzo, in carcere ad Arezzo. Per la cronaca vedremo poi più avanti che il 18
di settembre finalmente Mele li avrebbe accontentati e avrebbe detto che ad accompagnare Natalino era stato Salvatore. Allora, siamo arrivati in fondo a questo video e tiriamo un po' di conclusioni. Cosa si può dire di questa confessione, di questa descrizione del delitto da parte di Stefano Mele, dove era entrato anche Salvatore Vinci? Si può dire che è una descrizione che ha poco senso, non regge. Allora, non regge il fatto che ci fosse stata questa carovana di 2 auto che erano andate avevano seguito la Locello Bianco. Diciamo che regge poco, ma soprattutto non regge la descrizione della dinamica del delitto. Cioè, non ha senso che quella pistola fosse stata impugnata prima da Salvatore Vinci, che avrebbe sparato qualche colpo, poi sarebbe subentrato Giovanni Mele e poi, va bene, come terzo avrebbe sparato i colpi sui corpi morti Stefano Mele. Non regge il tandem Salvatore Vinci-Giovanni Mele, perché i 6 colpi che uccisero i 2 malcapitati furono sparati in rapida sequenza, non ci fu nessun intervallo tra una prima parte e una seconda parte, che poi non aveva senso. Cioè, un conto se i 2 avessero avuto ognuno la propria pistola e ognuno avesse fatto la sua parte, ma lì questo passaggio della pistola non aveva senso. Insomma, a me pare abbastanza chiaro, no, che questo ingresso di Salvatore Vinci nel gruppo degli assassini di Signa fosse stato determinato dalla paura di Stefano Mele del carcere. Cioè, io penso che la spiegazione più logica è questa. Secondo me Rotella e Torrisi fecero un po' come chi gioca a 7,5 e che ha in mano un 7 e che chiede carta. Può capitare la figura e uno fa 7,5, ma è molto più facile che entri una carta numerale, un asso, un 2, un 3, un 4 e uno sballa. E io penso che fosse quello che successe in quell'occasione. Il delitto di Signa era quasi risolto, questa questione della pistola delle 400.000 lire, se si fosse indagato un po' meglio, avrebbe potuto aiutare a capire tante cose, tanti particolari, e per così cercare questo mostro si finì per inquinare del tutto la situazione e si perse anche la soluzione del delitto di Signa. Comunque più avanti ritorneremo su questi argomenti e cercheremo di capire un po' meglio quello che invece a Signa era successo. Per il momento vi saluto.